Michea è il primo dei profeti minori, nel senso che i profeti che dopo di lui, insieme a lui, seguiranno dopo i grandi profeti maggiori, non sembrano avere la forza letteraria e teologica degli altri. Però ho detto sembra, andiamoci piano, andiamoci molto piano, chissà che anche questo profeta non abbia delle sorprese. È vero, di lui non sappiamo nulla, lo possiamo collocare nell'VIII secolo, il suo nome, in pratica Michele, significa chi è come Dio, ma la prima scena, i primi versetti fanno ben sperare. C'è un urlo, c'è una sorta di convocazione, il profeta che invita tutte le nazioni della terra, anzi il profeta che chiama Dio a testimoniare contro il proprio popolo. Questa è un'immagine nuova, e altrettanto nuova è l'immagine di questa visione di Dio che esce dal proprio santuario e percorre tutte le nazioni della terra. Per quale motivo? Dio esce dalla sua casa, nella quale era stato in fondo confinato. Dio deve testimoniare nei confronti del popolo tutte le iniquità di cui il popolo si è macchiato. Tutto ciò per l'infedeltà di Giacobbe, per i peccati della casa di Israele. Tutte le sue statue saranno frantumati, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio, perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione torneranno. Se la chiamata a testimonianza del proprio Dio è la prima grande sorpresa che troviamo all'interno del libro, subito dopo ne troviamo un'altra. Il profeta con la sua vita, con la sua persona, diventa egli stesso necessariamente segno di quella parola e di quella parola di condanna che sta annunciando. Perciò farò lamenti e griderò e me ne andrò scalzo e nudo. Ecco il profeta, ecco Michea. Possiamo cominciare davvero a volerti bene. Un uomo che urla, che fa lamenti, che se ne va in giro per il paese scalzo e nudo e proclama, profetizza le colpe di Israele, un'immagine straordinaria e potente. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. La voce di chi senza paura sa condannare con verità queste atrocità, queste ingiustizie. Questo contiene il libro di Michea, fenomenale, straordinario, contro i falsi profeti di allora, contro i falsi profeti di oggi, coloro che parlano per il proprio cachet, coloro che parlano per il proprio compenso, per la propria avidità. E la condanna, la punizione che Michea invoca per loro è altrettanto straordinaria. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti, oscuro si farà il giorno su di essi. Nel quarto capitolo Michea cambia registro e ci offre forse quella che è l'immagine centrale del libro, quella più ariosa, piena di grande speranza, un'immagine che del resto combacia quasi per intero con un capitolo del libro del profeta Isaia. E queste parole, quelle in cui si prefigura un tempo di pace senza guerra, rimangono forse tra le immagini più belle del Nuovo e dell'Antico Testamento. Alla fine dei giorni avverrà, le spade saranno trasformate in vomeri, le loro lame in falci. Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra. E questa bellissima immagine, questa grandiosa profezia di Michea ne contempla un'altra che entra
nel Nuovo Testamento, nel secondo capitolo di Matteo, quando alla nascita di Gesù si fa riferimento proprio alla profezia del profeta Michea, che parla di Betlemme come della città da cui uscirà il capo che porterà salvezza e pace all'intero popolo. Ma le sorprese non sono finite con Michea, perché nel sesto capitolo abbiamo qualcosa di ancora più incisivo contro non soltanto i falsi profeti, i capi dei popoli, ma i sacerdoti, i detentori del potere religioso e spirituale, la vanità del culto, dei riti vuoti. Una critica questa che ben conosciamo, soprattutto nel grande Isaia, che ritroviamo incisiva, appropriata anche in questo profeta. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Ma la risposta che il profeta stesso offre a queste domande, per certi versi ipocrite e tendenziose, è chiara, inequivocabile. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Ciò che sorprende è che non c'è traccia di culto, di sacrifici, di tempio. Si parla di giustizia, si parla di verità, si parla, bellissima espressione, di camminare umilmente con il proprio Dio. Il mio amico Don Giovanni mi ha fatto conoscere un profeta moderno dei nostri tempi. Si chiama Gioacchino Belli, che nella Roma papalina si fa beffe del culto pontificio, non così lontano per certi versi dal culto di Gerusalemme. È una pagina straordinaria, un sonetto, quello del Belli, che sarebbe piaciuto al grande Michea. Che religione è religione questa? Tutta quanta ormai la religione consiste in sinfonie, genuflessioni, segni de croce, fettuccia alla veste, cappelli in mano, cenneraccio in testa, pesci da taglio, razzi, precisioni, bussolette, madonna ogni cantone, cene a punta d'orologio, ozio de festa, scampanate, sbaciucchi, picchiapetti, parme, reliquie, medaglie, abitini, corone, acque santiere e moccoletti. E trattanto il Vangelo, frater caro, tran diluvio de smorfie e belli inchini, è un libro da appeso al salumaro. Ma Michea non vuole condannare nessuno. Michea è il profeta di un Dio misericordioso, ed ecco che il finale di questo profeta è altrettanto bello. L'invito e l'annuncio di una misericordia che alla fine giungerà. Qual Dio come te che toglie il peccato e perdona la colpa, che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia. Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. No, Michea non è un profeta minore. Michea è un grande profeta, e quest'ultima immagine di un Dio che calpesta le nostre colpe e se le getta lontano, ci conferma ancora una volta della misericordia del Signore come la capacità di perdonare, di dimenticare le nostre colpe. Questo ci dona tanta speranza, e allora la lettura di questo grande libro è qualcosa che ti consiglio in questo preciso momento. Buona lettura.